fai uno slow motion vedi che praticamente lui riduce. Ti confesserò una cosa che non ho ancora mai detto nei video, che questi sono i lunedì che piacciono a me. Sono qua a Cervesina oggi per testare, in vista della gara che ci sarà a fine giugno. Facciamo questa mattina di prove libere e vediamo di migliorare il tempo dell'anno scorso, anche se c'è già tanto traffico. Ora arrivo da un'esperienza cremona a bordo di slick e la differenza rispetto alle gomme stradali è notevole. Chiaro, la slick dura molto meno, ma fai degli angoli di piega che magari fai anche con questa, ma la slick la senti proprio che mangia l'asfalto. E l'altra differenza enorme è quanto puoi entrare frenato e piegato con la slick rispetto alla stradale e quanto a moto piegata puoi dar gas. Quindi sarà curioso vedere se oggi riesco a riportare un po' di velocità che ho avuto sulla slick su questa gomma qua. Finito il secondo turno, sono contento perché ho fatto subito 24,2, il mio best è 23,2, però 24,2 nei test lo facevo a fine giornata, invece adesso l'ho fatto subito e l'ho fatto senza essere impiccato, quindi bene. E tra l'altro per la prima volta ho messo giù il gomito con queste gomme, quindi sto riportando un po' quello che ho sperimentato sulle slick su queste. La differenza che ho notato è che qua a moto piegata devo essere un po' più dolce col gas, mentre di là potevo essere più ignorante. Sto proprio lavorando adesso sulla sensibilità sul gas per capire fino a dove posteriore mi può dare grip, quindi cerco di essere un po' più dolce e progressivo e di studiare, e sto cercando di capire quanto posso entrare forte in curva a gas chiuso. È tutto un discorso di sensazioni che che sto imparando a capire, sto imparando a metabolizzare. Comunque mi sono fermato perché il cruscotto segnava un errore, c'era un LED rosso acceso sin dai primi giri. Nella S veloce, se io provo a chiudere e entrare cattivo, sia nel sinistra, ma anche poi nel destra, la sento che salta un po' sulle buche. Quando chiudo, se provo a entrare forte, la sento che un pochino mi prende sotto. Cosa devo fare? Devo tenerlo puntato o è giusto guidare così? Allora, tenerlo puntato lì non sarebbe neanche male, nel senso che non mandi giù la forcella nella parte bassa, tieni un filo puntato, ma vuol dire un filo, sì, in modo che la tieni un filo più alta e riesci allora a... provo a guidare così e vedo. Prova. Non mi trovavo a sto turno. Sento come se dietro volesse spinnare ma non riesce, come se avessi troppo traction. Adesso provo a togliere un punto. Poi eravamo troppo lunghi di rapporto, quindi la stiamo accorciando di rapporto. Più che altro sul davanti continua a darmi quelle brutte sensazioni sulle buche. Sta pista purtroppo è piena di buche, cioè di avvallamenti. Quindi quando fai la variante veloce, cavolo, lì entri dentro che senti proprio l'anteriore che dice oddio adesso si chiude e non riesco mai a forzare, sia nel sinistra sia nel destra.
verifiche la moto va molto meglio. E ci sono un paio di cose a considerare. La prima è, voi direte, ma perché stiamo qua a impazzire col rapporto se ci abbiamo già corso l'anno scorso? Perché quest'anno dietro usiamo una gomma con una misura diversa. L'anno scorso usavamo il 190, quest'anno usiamo il 200. Quindi cambiando la misura della gomma cambia di conseguenza anche il rapporto. Quindi accorciando il rapporto è migliorata tutta. Oltretutto impenna anche meno, perché quando accorci il rapporto tu metti un pignone più piccolo, quindi hai minor diametro e quindi la catena si allunga e quindi si allontana la ruota posteriore. Quindi la moto è diventata più lunga di 8 mm. Quindi essendo più lunga la moto impenna meno. Quindi con rapporto più corto hai più freno motore nelle curve, la moto curva meglio e ti dà meno sensazioni brutte sull'anteriore. Impenna meno. Ho tolto un punto di traction, quindi sono col traction control a 2. La moto adesso pattina di più dietro ed è più guidabile. Abbiamo anche indurito l'ammortizzatore di sterzo, che non so se avete visto il video di Cremona. Comunque notate come sul rettilineo la moto ondeggiava tutta, perché era troppo libera. Quindi abbiamo indurito l'ammortizzatore di sterzo, adesso non ondeggia più. E infine quel LED rosso fisso sul cruscotto era semplicemente una spia che si è accesa quando abbiamo impostato l'autoconfigurazione. Cioè il cruscotto non conosceva la pista, quindi gli abbiamo detto di impararla e quel LED indicava quello, quindi nessun problema. Quando i controlli devono intervenire molto e quindi sono molto invasivi, creano delle pulsazioni delle volte sulla gomma, perché loro tolgono e ridanno della potenza della coppia. La gomma anziché rotolare pulsa. Sì, prendere proprio in modo macroscopico. Tu fai uno slow motion, vedi che praticamente lui riduce questa coppia trasmessa, Ok. e quindi c'è una pulsazione che crea comunque molto stress sulla gomma. E io guidando sentivo che quando ero a gas pieno era come se la gomma volesse rotolare E lui non glielo e lui non glielo permettesse. E quindi faceva quel... No, proprio fa tutto. Quindi è quello il motivo per cui si era rovinata la gomma. Sì, quello lì purtroppo crea queste pulsazioni sulla gomma che la stressano molto, più che delle volte spinnare, se non è eccessivo. Cioè, meglio se spinna. Cioè meglio se eventualmente se spinna, non troppo, Non perché troppo. altrimenti la polverizzi, però il lavoro che deve fare lui lo fa in un modo, diciamo, molte volte molto stressante per le Ok. due. Infatti sì. È venuto a trovarmi il detentore del record della pista. Ciao ragazzi. Madonna, 19,2 giri, però con le slick, quelle giuste. Lui Andrea Maestri ha vinto il Race Attack al primo anno, contrario mio che mi sono preso le scopole il primo anno. O comunque, cioè il livello della Race Attack si è alzato in una maniera che... Tantissimo. Cioè ti rendi conto che io l'anno scorso ho fatto il tuo passo di gara dell'anno prima, 23? 23 basso, e sono arrivato quinto. E tu hai dominato l'anno prima. Sì, ho vinto un parecchio. Porca miseria. Allora, qui c'è una diatriba in corso. D'Ambrosio dice che si può scendere sotto il 21 con le GP Racer. Tu cosa dici? Molto difficile, però non me la sento di dire che non si può fare. Non si sbilancia. Perché negli ultimi anni, ogni volta che ho detto che non si può fare qualcosa, poi ci sono sempre riusciti. Se D'Ambrosio lo fa io cambio sport. Cioè vado a giocare a bocce, mi do la briscola.
la giornata di test. Sono uscito dalla pista perché c'era un casino. Sei uscito dalla pista. È stata una giornata direi positiva. Non tanto per il tempo, che alla fine ho quasi fatto lo stesso tempo dell'anno scorso. Il mio best era 23,2, ho fatto 23,5 con gomme con 50 giri. Però è positiva perché quest'anno mi sto rendendo conto che ho fatto uno step in avanti. Ma non è uno step in avanti tanto nei tempi quanto nella guida. Nel senso che vi confesserò una cosa che non ho ancora mai detto nei video, che io l'anno scorso ogni turno che entravo in pista con la moto da corsa avevo paura. Paura. Come quando non sei un tuffatore, stai per tuffarti da 3 metri, guardi giù e ti viene paura. E voi direte, ma chi cacchio te l'ha fatto fare? Beh, la passione, il lavoro, il fatto che poi quando sei entrato in pista godi, quindi è solo l'inizio. Però questo vi fa capire un po' come ho vissuto io l'anno scorso. Io ho sempre paura, perché era la moto che mi portava in giro, la moto che mi portava a spasso, non avevo bene il controllo di quello che faceva la moto. E quindi ti senti un po' in balia degli eventi. Quest'anno invece lo step che ho fatto è stato nell'imparare finalmente a controllare la moto. Cioè adesso sono più consapevole di ogni cosa che faccio sul mezzo. Tutto questo grazie a tutti quei piccoli affinamenti che ho fatto. Posizione guida, fiducia nell'acceleratore, togli i controlli, impari che cosa fa la moto quando dai gas, quando ti sposti, quando... cioè tutte quelle infinita serie di cose che devi fare tanti chilometri per metabolizzare. E non puoi imparare così. Poi c'è chi ha talento e le impara così. Io ci metto un po' di più. E mi sto proprio rendendo conto che avendo iniziato a 27 anni ad andare in moto e non avendo mai guidato uno scooter, una moto da strada, se no quella volta che ce l'ho avuta per 2 anni ma la usavo una volta al mese, va bene, ok, stiamo a puntualizzare. La bici, quando da bambini si va con la bici, si fanno i traversi, si impenna, ci si butta per terra. Tutte quelle cose che ti creano quegli automatismi sulle 2 ruote per cui ti viene naturale gestire una chiusura d'anteriore, un pattinamento della ruota, una piega, un'impennata, uno stoppi, tutte queste cose qua. Non avendo io mai avuto queste basi, ho dovuto per questi primi 2 anni impararle, abituare il mio cervello a capire, riconoscere, gestire e assecondare determinate cose che la moto fa. E adesso finalmente sto iniziando a capirle, sto iniziando a metabolizzarle, sto iniziando a farle mie. Ed è una figata, adesso sto veramente iniziando a divertirmi sulla moto. Ecco, è per questo che oggi comunque la giornata è stata positiva, perché mentre l'anno scorso 23,2 l'ho fatto così, sto giro 23,5 l'ho fatto tranquillo. Ed è bello, molto bello. E poi è stato bello anche lavorare sul setup oggi, fare delle modifiche, entrare per sentire quelle modifiche, per capirle, per metabolizzarle, interpretarle. Quindi sto facendo sempre di più dei piccoli passi in avanti verso questo che è un mestiere complicatissimo ma bellissimo, bellissimo. Molto bene, torno a casa soddisfatto. Prossimo test sarà il 16 giugno, di nuovo qui al Tazio Nuvolari con i piloti del Motoestate, quindi sarà un test dove non ci sarà il traffico che abbiamo beccato oggi, perché era un incubo girare col traffico, e puntiamo a vedere finalmente un 1,22. Questo sarà l'obiettivo.